Ciao a tutti! Oggi breve educazione sessuale di botanica. Vedremo come ottenere piante con peperoncini contenenti semi puri. Diciamo che ottenere dei semi puri è molto difficile. Ci sono degli accorgimenti da seguire e adesso vedremo quali sono. Ci sono piante che hanno sulla stessa pianta sia il fiore femmina che il fiore maschio. Queste piante sono chiamate monoiche, come ad esempio il nocciolo. Poi ci sono piante che, come noi, c'è la pianta che ha solo fiori maschi e c'è la pianta che ha solo fiori femmina. Queste piante sono chiamate dioiche, come per esempio il salice. Il peperoncino, invece, è una pianta con fiori ermafroditi, cioè il fiore ha sia l'organo riproduttivo maschile che l'organo riproduttivo femminile. Qua vediamo un fiore di peperoncino. Questo è il pistillo, cioè l'organo riproduttivo femminile. Questi invece sono gli stami, gli organi riproduttivi maschili. Gli stami produrranno il polline, che si staccherà grazie al vento che farà muovere la pianta e grazie agli insetti impollinatori. Quest'ultimi saranno attirati da una sostanza dolce che viene prodotta in questo punto. Vedete queste gocce? Il polline andrà a finire qua in cima al pistillo, dove c'è una piccola apertura, ed entrerà fino in fondo, dove ci sono, ad attenderlo, gli ovuli. Dopodiché si formerà il frutto che conterrà i semi. In questo caso la nostra pianta di peperoncini si sarà autoimpollinata. Se è un habanero rosso, per esempio, farà il suo frutto e all'interno di questo frutto ci saranno dei semi che saranno puri habanero rosso. Ma se stiamo coltivando proprio lì vicino un Carolina Reaper, per esempio, è probabile che il polline del Carolina Reaper arrivi al fiore dell'habanero red. Se questo fiore non era stato già impollinato precedentemente, avremo un ibrido. Il peperoncino che ne uscirà sarà sempre un habanero red, ma i semi contenuti in esso saranno degli ibridi. Avranno i geni dell'habanero red e i geni del Carolina Reaper. Ciò può avvenire anche tra due specie differenti, cioè, per esempio, tra gli annum e i chinense. Però con le altre specie non è così evidente la cosa, ma questa è un'altra storia. Per ottenere sempre una pianta pura con tutte le particolarità della pianta madre, dobbiamo per forza isolare i fiori, così da evitare che api e vento ci portino il polline di varietà indesiderate. Per fare ciò ci sono alcune tecniche. La più semplice è quella di andare a proteggere il fiore. Come possiamo proteggerlo? Tramite un sacchetto per confetti, per esempio. È un sacchetto in tessuto non tessuto, bucherellato molto fine, lascia passare l'aria, lascia passare la luce, ma protegge il fiore dal polline, protegge il fiore dalle api e quindi abbiamo una certezza del 99% che il fiore si autoimpollini. Dobbiamo scegliere un fiore che ancora non sia aperto, che sia all'estremità di un ramo per facilitare la procedura. Eventualmente possiamo togliere alcune foglie se danno fastidio. Chiudiamo per bene il sacchetto e attendiamo che il fiore si apra. Dopodiché si autofeconderà e il gioco è fatto. Appena sarà fecondato, e lo notiamo quando perderà i petali e avrà più o meno questa forma, possiamo togliere il sacchetto. E mi raccomando, una volta che togliete il sacchetto, marcate il peperoncino con un nastrino, così che poi una volta che sarà bello maturo lo riconoscete subito. Adesso vediamo come estrarre e conservare correttamente i semi. Per conservare i semi ed essere sicuri che germineranno una volta che li vorremmo utilizzare, dobbiamo seguire 3 essenziali regole. 1. Estrarre i semi solo dai frutti maturi. 2.
Fare asciugare bene i semi prima di andare a metterli via. 3. Conservare i semi in un luogo asciutto. Per estrarre i semi semplicemente facciamo così. Mi raccomando, utilizzate i guanti, non fate come me. Tagliamo il peperoncino e togliamo i semi lasciandoli attaccati alla placenta. Logicamente andiamo a selezionare i semi sani da quelli meno sani. Li mettiamo su un pezzo di carta da cucina e li lasciamo asciugare per qualche giorno. Ciò dipende dall'umidità che avete in casa. Mi raccomando, non fateli asciugare al sole diretto, perché se è troppo forte potrebbe togliergli la vitalità e poi non germineranno. Poi li togliamo dalla carta e assicuriamoci che siano belli asciutti. Per sicurezza li potete togliere dalla placenta. Io a volte lo faccio, a volte no, finora mi è andata sempre bene perché li ho fatti asciugare bene. Ma se per sbaglio rimane dell'umidità nella placenta, perché la placenta è porosa come una spugna, se rimane al suo interno dell'umidità e poi andate a metterli in un sacchetto, per esempio di plastica con la chiusura ermetica, quell'umidità all'interno si sprigiona e rischiate che i semi si mettino a germinare e dopo li potete buttare via. Quindi andiamo a metterli all'interno di sacchetti di carta, se siete sicuri che poi li conservate in un luogo asciutto, se no in una bustina di plastica con chiusura ermetica. Mi raccomando, scrivete la varietà sulla bustina. I semi conservati così resteranno vitali per più o meno un paio d'anni. In conclusione, oggi abbiamo fatto un po' di botanica. Abbiamo visto come si riproducono le piante, abbiamo visto come evitare che i peperoncini si ibridano, quindi abbiamo imparato ad ottenere dei semi puri. Abbiamo visto come conservarli per almeno un paio d'anni. Se avete domande, lo spazio sotto è sempre tutto vostro. Grazie per avermi seguito anche questa domenica, vi do appuntamento alla prossima e piccanti saluti!